Salve carissimo Gun Blood Scissor, adesso mi accingo a fare il video da te richiesto e vediamo, perché ho fatto lo screenshot e quindi vediamo un po'. Modificare ruota, mi ha donato il nostro amico Gun Blood Scissor 10 euro per trattare del seguente argomento: cosa si rischia nel fare musica con intelligenza artificiale per molestare, diffamare e prendere in giro un altro canale YouTube taggando il canale? Ecco qua, e adesso passiamo a rispondere. Io come sempre, adesso che posso, cosa si rischia nel fare musica con l'intelligenza artificiale per molestare, diffamare e prendere in giro? Tacca, taccando il canale. Io già avevo fatto delle ricerche in merito, ma voglio vedere. Vi ricordo che se anche voi volete che io faccia un video a richiesta, commentate con un super grazie, come fa il nostro carissimo amico Gun Blood Scissor, 10, 20, 30 euro, super grazie o sticker, e chiedetemi l'argomento. Poi vi potete abbonare, regalare un abbonamento o comprare super grazie. Utilizzare l'intelligenza artificiale per creare contenuti musicali denigratori, diffamatori o molesti nei confronti di un altro canale YouTube, taggando il canale stesso, è una condotta grave che comporta pesanti conseguenze penali, civili e sanzioni sulla piattaforma. 1. Conseguenze penali: diffamazione aggravata, offendere la reputazione di una persona comunicando con più persone è un reato, articolo 595 del codice penale. Avendo usato internet, un mezzo di pubblicità, e taggando il canale per far sì che il video venga visto, la diffamazione diventa aggravata, rischiando la reclusione fino a 1 anno o una multa oltre euro 1032. Nuovo reato di deepfake, articolo 612 quater cp: la diffusione non consensuale di voci o video alterati tramite IA idonei a ingannare sulla loro genuinità e a causare un danno anche morale o di reputazione
è un reato specifico punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Molestie, atti persecutori, articolo 612 bis cp. Se il comportamento è ripetuto nel tempo e diventa mirato a screditare, isolare o tormentare il creator del canale, si rischia l'accusa di stalking o stalking con pene ancora più severe. 2 conseguenze civili e danni economici. La vittima dei tuoi contenuti può sporgere querele e richiedere in sede civile il risarcimento di tutti i danni subiti, danno alla reputazione, perdita di guadagni del canale e persino danno psicologico. La responsabilità ricade interamente su di te che hai pubblicato e diffuso il contenuto, non sull'algoritmo IA. Sanzioni su YouTube. L'utilizzo di un altro canale per mostrarne uno diverso viola gravemente le linee guida della community di YouTube. Si rischia rimozione del video, strike al canale. Accumulando 3 avvertimenti strike, il tuo canale YouTube verrà chiuso definitivamente. E poi blocco della monetizzazione, squalifica dal programma partner di YouTube. Che poi dipende tu l'immagine di un'altra persona come la usi, perché bisogna vedere se a titolo denigrativo oppure più semplicemente fai della satira, dell'ironia, perché su YouTube c'è il fair play, che si può utilizzare l'immagine o il video di un'altra persona entro certi limiti, anche non per intero. Allora, se non insulti nessuno, è consentita la cosa. Quali sono le sanzioni per chi viola l'intelligenza artificiale? Notifiche degli incidenti al CSRT Italia e relativi sanzioni per i soggetti essenziali possono arrivare fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato annuo globale. Per i soggetti importanti fino a 7 milioni di euro e l'1,4% del fatturato annuo. Non so che cos'è il deepfake. In Italia il reato di deepfake punisce la diffusione illecita di immagini, audio o video alterati tramite intelligenza artificiale. Introdotto nel codice penale all'articolo 612 quater, prevede la reclusione da 1 a 5 anni per chiunque diffonda tali contenuti senza consenso al fine di provocare un danno ingiusto. Al fine di provocare un danno ingiusto, cioè se tu prendi la foto di uno, ci fai un video divertente dove si vede che è ironico, che non si offende nessuno, che si dicono delle cose divertenti, non è a fine di offendere. Bisogna vedere che al fine di provocare un danno ingiusto. Se non c'è tale finalità di provocare un danno ingiusto, ti possono chiedere di rimuovere il video, possono richiedere a YouTube di rimuovere il video. YouTube può rimuovere un video fatto con intelligenza artificiale o uno short senza punire il creatore, perché non c'è dolo. Normativa e codice penale. L'articolo 612 quater del codice penale, introdotto nell'ordinamento italiano tramite le disposizioni sull'intelligenza artificiale, sanziona specificamente la diffusione di materiale manipolato digitalmente, condotta punibile, la cessione, pubblicazione o diffusione di immagini, video o registrazioni vocali alterati con l'IA, intelligenza artificiale, che risultano così realistiche da ingannare chi le osserva o ascolta. Se non si dice, in YouTube si mette la spunta fatto con intelligenza artificiale, allora si è prevenuti.
e quindi quando tu guardi uno short fatto con intelligenza artificiale dall'applicazione creator YouTube del cellulare, si capisce che è fatto con intelligenza artificiale. Elemento soggettivo: è necessario che il contenuto sia idoneo a ingannare sulla sua genuinità e che il creatore o diffusore abbia agito con l'intento di causare un danno ingiusto alla persona ritratta. Se invece è un video divertente dove si dicono barzellette, poi compare anche fatto con intelligenza artificiale e compare la scritta per esempio Gemini IA, allora si sa che è un video fatto con intelligenza artificiale che non offende nessuno perché sono delle frasi divertenti, magari in situazioni grottesche o surrealiste, come un avvocato che sta parlando a un capibara gigante alto 2 metri. La pena, la reclusione va da 1 a 5 anni, sempre se sussistono se sussiste l'intenzione di arrecare o causare un danno ingiusto alla persona ritratta. Procedibilità: il reato è normalmente perseguibile a querela dalla persona offesa, tuttavia si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di minori o incapaci, se è legato ad altri reati perseguibili d'ufficio o se lede una pubblica autorità. Altri reati correlati: oltre alla specifica normativa sui contenuti generati dall'IA, il deepfake può integrare diverse altre fattispecie di reato a seconda del contesto. Diffamazione aggravata, articolo 595 CP, codice penale: se il materiale falso viene diffuso pubblicamente, esempio sui social media, e lede gravemente la reputazione della persona. Sostituzione di persona, articolo 494 codice penale: quando il deepfake è utilizzato per fingersi qualcun altro, specialmente allo scopo di trarre in inganno o truffare. Revenge erotico, articolo 612 ter codice penale: se l'immagine o il video manipolato ha natura sessualmente esplicita, deep nude, e viene diffuso senza il consenso della vittima. Allora, spero di essere stato esaustivo, carissimo amico Gun Blood Scissor, grazie dei tuoi 10 euro. Adesso purtroppo ho da fare e ci rivediamo alla prossima. Io cerco, tu se vuoi incaricami un altro video, 10-20 euro, e mi raccomando a tutte e tutti voi, se volete seguire l'esempio del nostro carissimo amico Gun Blood Scissor, donatemi 10 euro e chiedetemi un argomento a vostra scelta. Potete o abbonarvi o comprare un super grazie con 10 euro. Alla prossima e arrivederci.